The Sound of the Beer. Date retta a me. Oggi facciamo il fegato alla veneziana. Come va fatto? Bene, alla perfezione, come piace a me. Perché non bisogna sempre comprare fettine o i straccetti, compriamo pure qualcosa di diverso. Il fegato di vitello da latte, che è buonissimo, stupendo, un dolce per i bambini, per le persone grandi, per chi ha bisogno di ferro, è fantastico. Non ti perdere questa ricetta e vedila fino alla fine. Ingredienti: un po' d'aceto, burro normale, burro chiarificato, il fegato di vitello da latte che è molto più dolce, un po' di prezzemolo, le cipolle, scegliete una cipolla dolce, anche qui le cipolle non sono tutte uguali, dovete sapere scegliere qual è la cipolla giusta per fare i vostri piatti. Non comprate una cipolla uguale per tutti, non è così, è come le patate. Vabbè, tutte queste cose lo sapete dove le spiego bene nella mia accademia. Dato che ci voglio fare un panino con sto fegato alla veneziana, mi fa questa idea così contorta, buona, ci ho aggiunto pure, che esce fuori dalla tradizione, un po' di scamorzetta. È morbida perché mi si deve sciogliere, non è secca. Ho preso delle fette di pane, un po' di farina che mi servirà e se volete si può aggiungere anche un po' di olio extravergine, ma di quello buono. Come se sta Roma? Col maglioncino si sta bene, è dicembre ragazzi, si sta benissimo. Iniziamo subito da che cosa? Queste sono le cipolle di Montoro, guardate che sono belle, sono pazzesche, da fare al forno, da fare in padella, sono dolci, a noi ci serve una cipolla dolce. Non comprate, ho detto, qualsiasi cipolla, andate lì, divertitevi, una cipolla che sta vicino a casa vostra. L'importante è che devono essere italiane. Cioè, dà pure soddisfazione, pulista cipolla, che meraviglia ragazzi, ma che spettacolo. Anche perché, ve lo dico sempre, questi prodotti così diversi, particolari, come questa cipolla di Montoro che sta in Campania, in provincia d'Avellino, ma perché ci rompi così le scatole con questi prodotti? Perché ve lo dico io perché. Vogliamo o no mantenere i nostri prodotti tipici, quindi bisogna in qualche modo e maniera comprare questi prodotti affinché questi coltivatori continuino a coltivarli, perché sennò spariranno, se no avremo solo le cipolle da Olanda, dalla Francia e non c'erano più le cipolle nostre, invece dobbiamo mantenere i nostri prodotti tipici. La cucina italiana potrebbe diventare patrimonio dell'UNESCO, quindi dobbiamo mantenere la nostra tipicità. Non ci dobbiamo vergognare di tutto quello che abbiamo, anzi dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo, dei prodotti che abbiamo. La taglio il più sottile possibile, vedete? Così, in modo tale che si scioglie, si deve sciogliere sta cipolla, deve diventare una marmellatina, capito? Come diventa per la genovese, vi ricordate? Che diventa talmente così morbida si scioglie, dolce, che è pazzesca, che la potete mangiare tranquillamente, non vi dovete vergognare di mangiarla, perché se no ma io mangio la cipolla, ma diventa... La cipolla ragazzi è fantastica, la vostra flora intestinale qua, quando vede la cipolla che arriva, che sta arrivando, che l'avete digerita e sta arrivando qua dentro, quelli sono allegri, sono contenti, detto ah meno male, vede una bella pulita, date retta a me. Per quanto riguarda la cipolla userò del burro normale perché non andiamo troppo forti di temperatura, quindi ci consente di lavorare a temperature basse perché dobbiamo stufare la cipolla, quindi potete usare tranquillamente del burro normale, non chiarificato. Vado con la cipolla mentre si scioglie il burro. Ma perché le cipolle fanno bene al nostro intestino? Perché sono ricche di prebiotici, che sono gli zuccheri, le fibre di cui i batteri intestinali, quelli buoni, vanno matti, vanno matti. E pensate quello che poi succede dopo. Allora, tutta roba bella. Allora, metto un pochino di sale, abbasso il fuoco, adesso va benissimo, e ogni tanto gli diamo una bella girata. Questo è il lavoro più lungo, ok? Perché la cipolla deve perdere la sua acqua senza che la famo bruciare, mi raccomando. Per dargli un tocco di colore ci mettiamo un po' di prezzemolo pure, lo aggiungiamo alla fine. Quindi sfogliamo il prezzemolo così, intanto che si sta facendo la cipolla, perché il fegato va cotto velocemente.
ok? Perché quando cuocete troppo, stracuocete troppo il fegato, che succede? Prende un sapore molto più ferroso. Invece scottandolo, lasciandolo ma proprio poco leggermente rosa, che cosa succede? Rimane dolcissimo, soprattutto quello di un animale giovane, quindi come ho detto prima, a casa mia abbiamo sempre usato il fegato di vitello da latte, perché è quello veramente più buono, che lo possono mangiare pure i bambini. Mio figlio l'ha sempre mangiato. Voi direte, vabbè, ma tuo figlio si è mangiato tutto nella vita. Lo so, però che vedevo di è buonissimo, è buonissimo. I gambi se buttano, vi tenete da parte, potreste usarli anche per fare un fondo, un brodo, e quindi se ce l'avete, vi avanzano, congelate. Trito il nostro prezzemolo, così ce l'abbiamo già pronto. Ma siete contenti che sto qua a Roma? Fai ricette? Più bello, eh? Io vi ascolto, ragazzi, io vi ascolto. E quando mi dite Max, sei un'altra persona quando stai a registrare su al terrazzo di casa tua a Roma, e io vi ascolto, rischiando i malanni, ma non è vero, perché qua a Roma, ragazzi, sta bene, la temperatura è sempre giusta. Poi sì, di sera cala un pochetto, ogni tanto, guarda qua, gira, vedi? Sta a venire quello che ci piace a noi. Giustamente un tegame antiaderente vi consente di lavorare meglio, eh? Io sapete che cosa faccio? A questo punto copro, ok? Abbasso veramente a 4, cioè se la potenza arriva a 9 io vado a 4, meno della metà. Ecco qua, e questo è il prezzemolo che ci serve, pure di troppo, eh. Vabbè, ce lo teniamo. Oh, guardate qua, guardate l'acqua che sta tirando fuori. Guardate che bella, vedete come sta diventando? Bellissima. Oh, lasciamola qua. Intanto ci dedichiamo a lui, al signor fegato. Ci abbiamo il fegato, la carne, questo dovete annusarla. Allora, non ha odori, non ha proprio zero. C'è soltanto l'odore del fresco, del buono. Qualsiasi cosa vi dà la sensazione di un odore un po' più forte, non la mangiate, non la cucinate, non rischiate. Deve essere fresco. Normalmente il fegato nei macellai, almeno a Roma, arriva il lunedì, perché il lunedì si macella e ci sono gli animali freschi. Poi tutto questo ve lo spiego sempre nella mia Academy, ok? Come riconoscere, come fare. Però vi dico, in questo caso metteteci il naso sopra. Perciò gli dice, ma fanno usare, ma quello dice, anche, perché vuoi usare? Dici, è il fegato, ma ragazzi, voglio sentire, se è fresco veramente. Poi in mano sentite, non appiccica, è bello, fresco. Lo passo nella farina. Nella ricetta tradizionale non tutti menzionano la farina, però io ce lo metto, sapete per quale motivo? Perché mi viene una cottura pazzesca, dorata. Certo, in questo caso ce lo metto, però non sempre metto la farina sul fegato, se no voi mettete, ogni volta che cucinate il fegato ci mette la farina. No, solamente quando lo fate alla veneziana ci sta bene questa doratura pure, capito? Date un po', vedete, asciugatela un pochettino, ok, con dello Scottex, con della carta assorbente, così, è buonissimo, ragazzi. Pure se non lo volete fare con le cipolle, lo fate con un po' di limone, burro e limone, il fegato è buonissimo, è buonissimo. Padella calda. In questo caso ci piace farlo col burro chiarificato, perché? Perché questo dobbiamo scottarlo velocemente e a temperature elevate. Quindi a differenza del burro normale, che succede? Raggiungiamo un punto di fumo un po' più elevato, quindi usate il burro chiarificato, ci sta. Io lo tengo sempre a casa un po' il burro chiarificato, a me piace. Cioè, bello così, bella scottata, veloce. Cerchiamo di essere in questo primo momento, quando lo mettiamo dentro la padella, bella forte. Vedete, incomincia a fuoriuscire un po' di sangue dalle parti dei buchetti del fegato, no? Intanto la cipolla, guardate come sta andando, alla grande. Via, guardate che bello così. Vedi? Vedi? Per una decina di secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Ci siamo, fuori dal fuoco. Via.
In questo intingoletto metto il pane, così, perfetto. Un po' di formaggio che non sia troppo forte, questa qua non è affumicata, e lo mettiamo sul pane. Abbondante. Io me ne farò un panino, però non è detto che lo potete mangiare in padella tranquillamente, quindi vi faccio due versioni. Guardate, oggi voglio essere proprio così, due ricette vedo oggi. Metto un po' di pepe nella cipolla, guardate che bella, stupenda. Un goccettino di aceto, appena appena. Fegato, cipolla e prezzemolo. E questo è il mio fegato alla veneziana normale, ok? Normale, al piatto. E ora ci facciamo il panino. Guardate che bello dorato. E guardate qua il formaggio com'è. Metto un po' di sale sul fegato. Vediamo la cottura. Come avevo detto, guardate, vedete? Bella, rosa. Dolce. Mm, mm. Così. Mm. Potete capire, ragazzi. Cipolla, prezzemolo e pane. Come vedete? Com'è bello croccante. Voglio tagliarlo così così vedete bene la sezione di tutto. Guardate, Guarda che spettacolo, guarda che spettacolo, guarda, guarda che roba. Mm. Il segreto sta, non dovete dire niente. Cioè non dovete dire che vi sto a fare un panino col fegato, no, te sto a fare un panino speciale, perché sennò vuol dire che c'è poi, oh, il fegato non lo mangio. No, noi ci beviamo pure una cosa speciale. Questa è una birra che fa birra flea ogni Natale. Si chiama Noel. È una birra speziata, pazzesca. Vediamo un po', apro sempre col mio modo un po' selvaggio. Guardate il colore che c'ha. Guardate la schiuma che c'ha. Bicchiere, lo sapete, ghiacciato. Sentite il rumore, the sound of the beer. E ci sta da paura, ragazzi. Quindi fai mozzette di questo. Poi un goccetto di questa. Buono io. Questo è il primo fatto. Ti pulisce la bocca e poi parapà. E poi birra fredda non si accontentano mai. Sono troppo forti. Quindi ho detto facciamo una birra buona. Ma perché non fa un buon panettone? Quindi hanno fatto pure un panettone con una crema, con la loro birra. Pazzesco. Provatelo. Fate una cosa diversa, non solo sempre i soliti panettoni.